Siamo 500 ragazzi da tutta Italia. Saranno 4 giorni di azione, impegno concreto, di confronto, di proposte e ovviamente di esame di divertimento. Siamo qui a Teano perché il 12 luglio qui a Teano è successa una cosa molto grave. I freschetti, i frutteti che sono in gestione alla cooperativa Le Terre di Dondiana sono stati vandalizzati. Allora, io sono stato a Teano, dove abbiamo praticamente sentito alcuni esperti e rappresentanti. Quello che mi ha particolarmente colpito è stata vedere la bellezza della mia terra. Stamattina siamo andati a Ponticello e abbiamo lavorato in una parrocchia, abbiamo pulito dalle erbacce, abbiamo tolto siringhe, abbiamo fatto un'opera di bonifica. Stiamo lavorando al murales, questa struttura è stata lasciata un po' in decadenza, abbiamo fatto parecchio, abbiamo lavorato. Noi non ci aspettavamo di avere questi risultati perché comunque siamo tutti ragazzi che comunque non hanno magari esperienza in questo campo, però in questi giorni un po' tutti abbiamo imparato qualcosa. Cosa mi è rimasta di oggi? La grande iniziativa che Libera sta facendo qua nel territorio di Aversa, anche con i ragazzi che è riuscita a recuperare dalla strada. Siamo a Piazza Falcone, stiamo dando una ripulita un po' a tutto, già vi ho pulito una strada qui antistante, c'è moltissimo lavoro da fare, appunto speriamo anche per i bambini che vengono qui a giocare, che possono giocare tranquillamente senza stare in mezzo alla spazzatura. Ci siamo ritrovati appunto qui, giovani dal nord al sud dell'Italia, proprio per rispondere alla criminalità organizzata con una legalità organizzata. Perché la terra è di chi la ama e la protegge, non di chi la deturpa e la mortifica. È come un padre e una madre che sognano ogni bene per i propri figli, così noi vogliamo il meglio per la nostra terra. Ed è solo lavorando insieme come in una grande famiglia che possiamo realizzare questo obiettivo. Tre aggettivi per descrivere il meeting. Grande, interessante, importante, utile, coinvolgente, socievole, introspettivo. Mi ha colpito molto il modo serio in cui si fa la raccolta differenziata. Vedere che sta prendendo il cuore di tutti. La testimonianza che qualcosa si può fare, deve partire da noi, ci dobbiamo credere. Abbiamo capito che la legalità rappresenta una risposta alle sfide che viviamo nei nostri territori e nelle nostre città quotidianamente. Ecomafia è il ruolo della criminalità organizzata in fenomeni gravi di aggressione all'ambiente come traffici illegali di rifiuti e l'abusivismo edilizio. Ogni persona che sentiamo parlare dice che qualcosa sta cambiando. Ora qualcosa è cambiato, sta cambiando per fortuna, perché qui in terra di Camorra, nella terra dell'ecomafia, ci sono le imprese pulite che riciclano la plastica. Stanno qua, capite? Sono qui, in questa terra, che è la terra del lavoro, una terra meravigliosa, di cui si è innamorati. E dice: padre, perché sei arrivato a fare sta cosa qua? Per amore vostro. Perché nostro Signore Gesù Cristo, noi certo cina a me, certo Mauri, tu e vogliono la bene. E se si muoiono fame la da mangiare, e se si muoiono sede la da bere, e se si stanno ammalando di tumore, tu questo non glielo devi permettere più. Capite o no? Allora, che ognuno di noi, ogni cittadino campano, deve smaltire illegalmente, in maniera non legale, occulta, non meno di mezza tonnellata l'anno di rifiuto industriale. La Camorra ha fatto un servizio che gli è stato chiesto. Ciao, io sono Gabriele. Ciao a tutti, io sono Emanuela. Siamo qua per raccontarvi di una bella realtà che opera a Milano da ormai 30 anni, l'associazione Arcobaleno.
Una onlus che si occupa dell'accoglienza agli stranieri e quindi è un punto di incontro tra milanesi doc, come la sottoscritta, e milanesi d'adozione. È proprio il mio caso. Pensate che, come molti sapranno, uno straniero può venire legittimamente in Italia solo se chiamato da un datore di lavoro italiano. Quindi spesso si trovano qui in situazioni illegali che li rendono invisibili. Il fatto di pensare che alla fine il nostro Stato è proprio costruito per essere vissuto da cittadini e non da sudditi. Riconoscere non vuol dire semplicemente constatare che gli altri esistono attorno a noi, ma scoprire che esistono dentro di noi. Se io penso che l'unico modo di lavorare con l'altro è fargli lo sgambetto, buttarlo fuori, allora mi sto perdendo l'opportunità di crescere io. Di cosa ha bisogno il mio territorio? Se mi metto in quest'ottica e cambio occhi, vedo con gli occhi diversi il lavoro. Cerchiamo di capire di cosa l'altro ha bisogno, perché se io mi metto nei panni dell'altro, esco da me stesso, provo a capire di cosa ha bisogno l'altro, qual è il bisogno che ha e cerco di soddisfarlo. Qui siamo stati chiamati ad essere padri e madri per la nostra terra, il che significa calarsi su questa nostra terra, coglierne fino in fondo il trucco e costruire comunità, e quanto più comunità costruisci, quanto più legalità tu riesci a costruire. Bisogna uscire da qua dentro, già da qua dentro, pensando all'ultimo della nostra comunità, al più povero. La sensazione che abbiamo è che in questo momento di crisi voi non siete il problema, voi siete la soluzione. Che cosa facciamo? Prendiamo dei soldi e diciamo ai ragazzi: sceglietevi voi il master, ve lo scegliete voi, noi vi diamo una borsa di studio per poterlo realizzare. Non diamo dei soldi a qualcuno perché faccia qualcosa per voi, diamo i soldi a voi, perché voi siete le persone che possono cambiare questo paese. Io penso che esiste una dimensione più profonda, quella che io chiamo l'anima della legalità. Io posso costruire il rapporto con l'altro pensando all'altro come a un dono, come a una risorsa, come a un compagno di viaggio, a un qualcuno con cui intraprendere un percorso. La legalità circolare è la legalità della relazione incontro, è la legalità che disciplina lo stare insieme considerandosi l'uno parte dell'altro, è la legalità del noi. Io sono Clara e l'anno scorso ero rappresentante di istituto e abbiamo ogni anno noi una festa e ci hanno chiesto il pitch. E dopo un po' di peripezie ho denunciato da sola la cosa. La comunità si costruisce come ha fatto Clara, cioè con quell'io che si dona, quell'io che soffre, perché gli è stata sbattuta la porta in faccia, perché gli è stato ricordato dagli adulti, da quegli adulti che dovrebbero essere i maestri, che era meglio farsi i fatti suoi. Lì nasce la comunità, Raffaele, da questo io che si dona, dando di sé la cosa più cara, cioè il proprio dolore, il proprio fallimento. Allora costruiamo questa comunità con gente che paga in prima persona, con gente che testimonia in prima persona. Creiamolo questo noi, e questo noi, quando esiste, può fare tutto. Cioè questo noi, questo costruire questo noi, proprio perché è questo a contribuire a cambiare le cose, aver avuto da sempre la consapevolezza che facendo le cose insieme si potesse arrivare da qualche parte, no? Che tutte le nostre vite potevano essere un po' costruite così, no? È importante la legalità, però è solo un'espressione. La cultura che prende dentro tutto è la cultura della relazione. Noi siamo se siamo in relazione. Il dono, il rispetto, il riconoscimento sono strumenti, no? Che noi abbiamo in mano per costruire una cultura della relazione. È un'avventura continua, dalla mattina alla sera, non c'è mai la noia, ed è un'avventura che ci porta dentro la gioia di vivere, la gioia di esserci insieme. Le ecomafie non rendono libere le persone, la camorra non rende libere la gente. Noi dobbiamo liberare la libertà da liberata.
soprattutto ieri quando ha parlato Don Ciotti, che cioè considerare la legalità solo come un mezzo per arrivare alla giustizia. La legalità è importante, lo strumento, il mezzo per raggiungere la giustizia, ma vi prego, è la giustizia il nostro obiettivo. E io dai poveri, dagli ultimi, nell'incontro con le persone, imparo tutti i giorni. La speranza chiede anche a noi di essere protagonisti di speranza. Io, te, lei, tutti noi dobbiamo essere un segno di speranza che comincia dalle quotidianità, dalle piccole cose, dalla voglia di conoscere per diventare persone più responsabili. E non dimenticate che questa terra è una terra meravigliosa, di uomini e donne meravigliosi. E se trovi qualcuno nella vita che ha capito tutto, salutamelo personalmente e cambia strada.